Come gestire lo sviluppo di una sequenza di test? Salve, sono Ludovico Badini, responsabile sviluppo sistemi complessi in Ipses e vi mostrerò come sviluppare subito una sequenza di test con Testend. Testend si presenta con al primo avvio Sequence Editor. La prima cosa che vado a effettuare è il login. Clicco su File, Login e ci mostrerà un semplice pannello dove inserire il nome utente e password. Di default è prevista la possibilità di accedere come amministratore, così abbiamo tutte le funzionalità a nostra disposizione. Al press dell'ok posso iniziare a creare una nuova sequenza. Clicco su New Sequence File e mi si presenta completamente il pannello di sviluppo di Testend completo con tutte le sue funzionalità. Sulla sinistra abbiamo l'Insertion Palette. Contiene i blocchettini di test che nel linguaggio Testend vengono chiamati step. Al centro c'è la sequenza di test vera e propria, una lista ordinata di questi step. A destra invece abbiamo le nostre sequenze. In questo momento è presente solo la main sequence. Noi facciamo una sequenza molto semplice. Come ogni linguaggio di programmazione, la prima cosa che si va a effettuare è l'hello world. Clicco semplicemente su message pop-up, lo trascino all'interno del mio sequence file e vi mostro subito quello che è il pannello di configurazione dello step, questo pannello in basso. Come vedete c'è una scritta Your Message Here. All'interno vado a scrivere Hello World. Come mostro questo messaggio? È molto semplice. Premo su Start, Single Pass. L'ambiente di sviluppo mi chiede se salvare la sequenza. La salvo semplicemente sul desktop. La chiamo Hello World. Ed attendo l'esecuzione. Ecco il mio pop-up. Hello World. Grazie, ci vediamo alla prossima pillola.